Ci troviamo a Milano, alle porte di Milano, in zona Gallaratese, dove è stata appena completata la costruzione di un innovativo cantiere, all'interno del quale la tecnologia la fa da padrone, così come dei servizi a contorno. Per quanto ci riguarda, andremo alla scoperta dell'impianto di sistema, il sistema di ventilazione meccanica controllata della serie REC Sanair. Venite con me a scoprire i dettagli. Troviamo all'interno del cantiere G311 con l'ingegner Bonisolli, project manager di questa costruzione, al quale facciamo due domande riguardo i dettagli di cui accennavamo. Quindi, ingegnere, ci ha anticipato prima in riservata sede che questa struttura è assolutamente all'avanguardia, tanto addirittura di aver ricevuto delle certificazioni dal Politecnico con delle stelle. Ci vuole riferire nei dettagli? Sì, l'intervento fin dalla fase della progettazione è stato subordinato a una valutazione per una certificazione 7 stelle secondo parametri e protocollo redatto dal Politecnico di Milano. Oggi abbiamo ottenuto la certificazione 6 stelle. Questa certificazione si basa su determinati requisiti che non solo ha il progetto in sé, sia a livello di impiantistica, sia a livello di dotazioni, sia a livello di servizi, ma anche del contesto urbanistico in cui è ubicato questo intervento. Fantastico, ingegnere. Quindi in termini di tecnologie e di, come diciamo così, strutture accessorie, che cosa troviamo? Parliamo prima di queste ultime. Ci raccontava di servizi tipo sale di coworking, palestre. Ci dica lei qualcosa a riguardo. Esatto, diciamo che negli spazi comuni sono state adibite determinate sale a coworking, quindi a utilizzo solo ed esclusivamente dei condomini, dove possono esercitare la propria professione o semplicemente esercitare delle attività di smart working qualora in casa non potessero farlo, e lo possono fare in questi ambienti, dove c'è anche la possibilità di compartimentare le varie zone, quindi anche di eventualmente fare del convegno e delle piccole riunioni. Oltre a questo, il complesso è dotato anche di una sala fitness attrezzata, una sala fitness con degli attrezzi di primaria marca e utilizzo, nonché anche di una saletta dedicata invece a corpo libero o zona, diciamo, meditazione, yoga. Fantastico. Bene, ingegnere, quindi veniamo alla parte invece tecnologica, l'impiantistica che è stata installata. Di che cosa parliamo? Allora, l'impianto di climatizzazione, e parliamo di climatizzazione perché sia di riscaldamento e di raffrescamento, è condominiale, quindi centralizzato, non c'è uso di gas, non c'è allacciamento alla rete gas metano, ma semplicemente tutto è funzionante grazie alla fornitura di energia elettrica. Abbiamo delle pompe di calore che producono sia raffrescamento, riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. All'interno degli appartamenti, oltre a una distribuzione tramite riscaldamento, pannelli radianti a pavimento, vi è anche un impianto di deumidificazione, tutto gestito da domotica di primaria marca. Impianto fotovoltaico, ovviamente. Impianto fotovoltaico da 29 kW a supporto della centrale termica. Ecco, ultimo ma non ultimo, il ricambio d'aria, la ventilazione meccanica controllata. Perché questa scelta? Allora, abbiamo fatto questa scelta di inserire la ventilazione meccanica controllata proprio per efficientare ancora di più la prestazione dell'intero complesso, oltre che a garantire un ricambio d'aria purificata, visto che siamo in contesto urbano di Milano, e quindi oltre al risparmio energetico anche la purificazione dell'aria senza creare quei famosi shock termici. Ottimo, ingegnere, quindi ci accompagna adesso all'interno di un ambiente. Perfetto. Con l'ingegnere Crescini adesso andiamo allora alla scoperta del sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero del calore REC Sanair. Ingegnere, a lei la palla. Grazie.
Dunque vediamo questo sistema di ricambio aria con recupero di calore monostanza che ha due caratteristiche fondamentali. Una di avere un aspetto di design di installazione molto gradevole per quello che è appunto anche l'impatto acustico. Vedete come queste griglie comprese della scatola da incasso vadano completamente a filo della parete. In più una caratteristica molto importante di questi prodotti è quella legata alla filtrazione delle macchine, dato che queste macchine contengono dei filtri assoluti che garantiscono un'immissione di qualità dell'aria veramente ottimale all'interno della nostra abitazione. Il controllo di queste unità è molto semplice, vedete con un telecomando si possono gestire le modalità di funzionamento manuale o automatico basato appunto su quello che è l'umidità relativa interna degli ambienti, e qui una comodissima segnalazione a LED che ci dà indicazioni su quelle che sono le velocità di funzionamento. Vedete come il LED rosso quante volte lampeggia ci dice che velocità sta funzionando, oppure per commentare anche nella velocità automatica dove si accendono i due LED verdi e viene data indicazione della velocità 3 di funzionamento, quindi siamo sicuri che anche non in presenza delle persone o comunque di noi che controlliamo il valore di umidità relativa, la macchina si autoregolerà. Come vedete in facciata non è presente alcuna griglia, qui c'erano dei vincoli molto importanti rispetto a quelli che erano le uscite a parete. Con l'installazione sulla spalletta abbiamo risolto questo problema. Inoltre vi facciamo vedere come la manutenzione di queste macchine sia veramente molto semplice, dato che basta rimuovere la cover, si accede direttamente alla macchina e qui vedete il discorso legato ai filtri. Come vedete questo è il filtro di classe G4 sull'aria in estrazione, mentre molto più importante è il filtro, eccolo qui, vedete, sull'aria immessa, un filtro EPA che va a fermare tutte quelle che sono le particelle più pericolose per il nostro organismo. Prima abbiamo visto l'installazione in una camera da letto, questa è la seconda camera da letto, vedete come l'installazione sia identica, e finiamo a vedere la terza macchina che è installata nel salone cucina. Questa invece è la macchina installata nel salone, come vedete riusciamo a coprire anche ambienti di superfici di 40 metri quadrati. Una cosa molto importante, abbiamo visto il controllo tramite telecomando, è possibile comandare anche le unità tramite app, dove vedete riportiamo tutti i valori di quelle che sono le temperature interne e esterne e l'umidità relativa, e soprattutto quelle che sono le velocità di funzionamento, quindi un'interfaccia molto semplice da utilizzare. Ci troviamo ora al nono piano di una delle due palazzine, perché queste sono costituite da 71 unità abitative. Io voglio ringraziare l'ingegner Bonisolli per l'opportunità che ci ha dato di testimoniare una realizzazione installativa della quale spero sia rimasto contento, ingegnere. Assolutamente sì, un'ottima collaborazione con tutto lo staff tecnico e commerciale di Elicent, nonché un prodotto idoneo per il nostro tipologia di interventi. Grazie ingegnere, grazie anche a lei ingegnere Crescini che ci è stato di supporto, grazie all'azienda di installazione e
Vi invitiamo a consultare i nostri siti istituzionali per gli approfondimenti del caso.